In questo video vi parlerò di una delle schede video più interessanti, a mio parere, al di sotto di 300 euro nel mercato dell'usato, la RTX 3070. Andremo a vedere anche prestazioni a stock undervolt e un piccolo tutorial su come fare l'undervolt per questa scheda. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro pazzo. Oggi siamo qui a parlare della RTX 3070, scheda video che se siete nel giro del PC hardware già da un po', ecco, conoscerete bene perché è stata una delle schede video più ambite degli ultimi anni, a parte ecco forse dall'anno scorso quando sono iniziati a uscire giochi che andavano a consumare un sacco di VRAM e andremo a vedere meglio poi magari la problematica della memoria che ha al suo interno questa scheda, ecco, è iniziato a essere un pochino più snobbata, però effettivamente a mio parere, poi lo andremo anche a dimostrare, vedere meglio nei benchmark proseguendo col video, è ancora al giorno d'oggi una validissima alternativa se trovata nel mercato dell'usato e se la riusciamo a pagarla sotto i 300 euro, ancora meglio sotto i 250 se abbiamo ovviamente anche un po' di fortuna. Ma prima di proseguire col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale se ovviamente non l'avete già fatto, attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche così da non perdere nessun video che uscirà sempre qui domenica alle 14. Detto questo vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per quanto riguarda l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. Inoltre vi invito anche a seguirmi sulla mia pagina Instagram di Nintech, che trovate linkata qua sotto in descrizione, insieme anche al canale di TikTok. E ora possiamo riprendere a parlare di questa RTX 3070 con le specifiche tecniche. Presentata il 1 settembre del 2020 insieme a buona parte della line-up delle RTX 3000 e uscita a ottobre dello stesso anno, questa RTX 3070 presentata a $499 di prezzo MSRP e con delle prestazioni dichiarate al di sopra della precedente top di gamma RTX 2080 Ti, si presentava come la scheda video di fascia medio-alta, inizio di fascia alta di Nvidia per appunto la serie dell'RTX 3000. Purtroppo sappiamo che il prezzo MSRP non è stato rispettato fino a quasi 2 anni dopo l'uscita di questa scheda, per il fatto che ci trovavamo all'inizio, ecco, a fine 2020 era l'inizio della crisi delle criptovalute, del crypto boom, dello scalping, dello shortage, quello che volete, insomma, e questo ha fatto sì che questa 3070 fosse ambita in primis dai miner perché effettivamente aveva buone prestazioni lato VRAM e questo faceva sì che effettivamente aveva buone prestazioni in mining e aveva un buon profitto, ovviamente se ottimizzata e quant'altro, e in secundis era anche molto ambita dai videogiocatori perché, come vi ho già detto e andremo anche oggi a riscoprire le prestazioni nei vari giochi, aveva effettivamente prestazioni ottime, superiori alla 2080 Ti, la precedente flagship. Per fortuna al giorno d'oggi questa crisi non c'è più e questa scheda nel mercato dell'usato la possiamo trovare intorno ai 250 euro, sotto i 300 circa, poi dipende se siete fortunati o meno. Ovviamente questo poi ne discuteremo meglio anche nelle conclusioni. Se andiamo a prendere questa scheda video usata dobbiamo anche aspettarci che queste schede abbiano minato, perché effettivamente non è che quelle schede che hanno minato sono sparite nel nulla. Ovviamente se poi i miner se ne sono disfatte, sono finite, ecco, hanno inondato il mercato dell'usato, subito.it, eBay, Wallapop e quanti altri, quindi ecco, dopo dovremo tenere d'occhio anche questo aspetto, ma ecco, ne parleremo meglio più avanti. Scendendo più nello specifico, parlandovi delle specifiche tecniche di questa 3070, abbiamo al suo interno un core basato sull'architettura Ampere, in particolar modo il GA104 con 5888 CUDA core abilitati che arrivano a frequenze di boost fino a 1750 MHz. Poi in base alla customizzazione ovviamente arriviamo anche a frequenze che sfiorano e in alcuni casi superano anche i 2000 MHz. Per quanto riguarda invece il comparto memorie, a livello di prestazioni della VRAM siamo messi bene perché abbiamo delle VRAM GDDR6 con un bus a 256 bit per un bandwidth complessivo di 448 GB al secondo. Il tallone d'Achille in questo caso, come già immaginate, è la quantità, la capacità di VRAM, che in questo caso è di soli 8 GB, che magari fino a qualche anno fa sembravano essere
adeguati alla fin fine. Poi soprattutto nell'ultimo anno appena trascorso abbiamo visto, ecco, diversi esempi di giochi usciti, vuoi magari non particolarmente ottimizzati o magari proprio perché vanno a sfruttare tante tecnologie nuove, comunque cercano di tirare fuori il massimo dalla grafica. Abbiamo visto, ecco, che questi 8 GB di RAM iniziano a essere parecchio strettini, soprattutto per le alte risoluzioni. Quindi ecco, poi magari lo andremo a vedere anche meglio durante i benchmark. Per quanto riguarda invece i consumi, un po' come per tutte le RTX 3000, anche questa fascia delle 70 risulta essere un pochino più drogata verso l'alto rispetto alle serie precedenti, perché parliamo di un TDP di 220 watt, che ripeto è abbastanza elevato per una serie 70 e rispecchia in pieno il consumo effettivo sempre di 220 watt quando è utilizzata a pieno carico. Poi ovviamente andremo a vedere anche l'Undervolt e scopriremo come far consumare solo 160 massimo 170 watt a questa GPU, ovviamente risparmiando in corrente, temperatura e rumorosità. Invece parlandovi della custom che andiamo a testare oggi è la Zotac Twin Edge OC White. Come custom è una biventola, come vedete, una ventolina più piccola, l'altra è un po' più grande, con un dissipatore che ha 4 heat pipes, è spessa solo 2 slot e non è neanche particolarmente lunga. Questo fa sì che, se tenuta a stock, questa scheda non abbia, ecco, delle temperature super eccelse, soprattutto considerata la velocità delle ventole e la rumorosità di conseguenza, che non è proprio bassissima. Certo, se giocate con le cuffie ve ne frega poco, sì, la potete tenere anche così. Se invece, ecco, volete un PC comunque che sia silenzioso e nello stesso tempo fresco, ecco, questa scheda secondo me potrebbe fare il caso vostro solo una volta che l'andate poi ad undervoltare, cosa che bene o male vi consiglio sempre di fare, però ecco, in questo caso, ecco, mi sento particolarmente spinto a consigliarvi di undervoltarla se, ecco, volete prendere una di queste custom. Prima di partire con i benchmark ci tengo a specificare la piattaforma di test, che in questo caso è il mio PC, con all'interno Ryzen 7 7700 overclockato a 5.3 GHz su tutti gli 8 core, mentre per quanto riguarda la RAM abbiamo 32 GB di RAM, 6400 MHz CL32, sono le G-Skill Trident Z, come scheda madre una ASRock X670 e Steel Legend, mentre l'alimentatore è l'Endorphy FM Gold Supremo da 1000 watt, quindi ecco, siamo più che tranquilli per quanto riguarda l'alimentazione. Detto questo, direi di iniziare con il tutorial di Undervolt e poi andiamo a vedere tutti i benchmark. Per iniziare col tutorial di Undervolt ci serviranno due programmi, MS Afterburner e Event Benchmark. In questo caso andiamo a vedere nelle impostazioni in rotellina a sinistra che siano spuntate le due caselle sblocca il controllo del voltaggio e monitoraggio del voltaggio. Una volta abilitate, applichiamo e sblocchiamo il power limit con la temperatura limite. Successivamente premiamo su Curve Editor e in questo caso prendiamo l'ultimo punto a destra tenendo premuto il tasto Ctrl e lo portiamo giù abbastanza affinché il punto di voltaggio che poi andiamo a prendere sia effettivamente più basso di quello che è normalmente. In questo caso il punto di voltaggio è 825 mV che andiamo a portare su fino a una frequenza di 1750 MHz circa. Applichiamo e il gioco è praticamente fatto. Vedete, la curva sarà costante a 1750 MHz circa con 825 mV. Applichiamo poi anche un overclock sulle VRAM di più 1200 MHz e la 3070 sarà completamente stabile e ora andrà a consumare soltanto 160 watt al posto dei 220 e il tutorial è finito. E per iniziare con i benchmark di produttività abbiamo Cinebench 2024 e vedremo i punteggi sia in Undervolt che a stock per i vari test. In questo caso la differenza è in favore dell'Undervolt di circa 200 punti, probabilmente al fatto che la VRAM è overclockata di 1200 MHz rispetto allo stock, come abbiamo appena visto dal tutorial. Su Blender Open Data 4.0 anche qui una piccola differenza di 20 punti in favore dell'Undervolt, quindi poca roba, ma comunque ecco, non perdiamo prestazioni ma ne guadagniamo qualcosina, però andando ovviamente a risparmiare in consumi, quindi non è per niente male. E su Blender Classroom Demo abbiamo un tempo di rendering che è praticamente identico, qualche decimo di secondo però anche qui in favore dell'Undervolt. E passando ora a Geekbench 6, in questo caso abbiamo i punteggi sia per il Vulkan che per l'OpenCL e in entrambi i casi però qua lo stock va meglio rispetto all'Undervolt, quindi ecco neanche di pochissimo, quindi effettivamente è un caso da sottolineare.
Su Octane Bench, test invece che favorisce molto le prestazioni anche della VRAM, abbiamo che l'Undervolt è parecchio superiore, insomma parecchio, comunque ha un bel distacco rispetto allo stock di insomma 433 punti contro 410. E su DaVinci Resolve col Puget Benchmark abbiamo un GPU Effect Score di 106 punti contro 104 punti dello stock, quindi anche qua insomma l'Undervolt ci favorisce, anche se ovviamente di molto poco, ma vi ricordo i consumi sono quello che contano in questo caso, e quindi ecco, a parità di prestazioni consumiamo veramente molto meno. Su V-Ray 6 sia CUDA che RTX abbiamo un po' un mix, perché in CUDA va meglio lo stock mentre in RTX va meglio l'Undervolt, quindi diciamo sono poi comunque margini non eccessivi, però anche qui insomma la differenza da sottolineare. Su SpecView Perf vediamo comunque un trend in cui lo stock è favorito nelle varie applicazioni, quasi tutte, rispetto all'Undervolt, quindi anche qua insomma in base alla vostra applicazione potrebbe convenire lasciare la scheda stock, ma poi comunque i margini sono abbastanza piccoli. E su Stable Diffusion Automatic 1111 con Xformer abilitato abbiamo una differenza di iterazioni in favore dell'Undervolt, 11,4 iterazioni al secondo contro 10,7, in entrambi i casi comunque ottime prestazioni per questa scheda. Iniziando con i benchmark dei giochi, Control 1440p settaggi di Digital Foundry, differenza di pochi fps in favore in questo caso dello stock, però anche qua niente male se consideriamo che andiamo comunque a consumare molto meno. Passando al 4K sempre con i settaggi di Digital Foundry abbiamo 59 fps contro 55 dello stock, quindi in questo caso in realtà è favorito l'Undervolt. E passando ai benchmark ray tracing con però DLSS Quality e 4K abbiamo 57 fps contro 60 dello stock, quindi ecco lo stock in quel caso andava meglio. Alan Wake 2 Full HD nativo e Digital Foundry Settings, praticamente frame rate identici tra la configurazione in Undervolt e quella stock. E passando al 1440p sempre nativo, anche qua una differenza veramente minimale, praticamente due risultati identici, ma col fatto che in un caso consumiamo molto meno. Con invece il 4K di LSS prestazioni vediamo un piccolo favore verso insomma l'Undervolt, ma sempre poca roba. Su Death Stranding 1440p settaggi maxati, 136 fps contro 140, quindi qualcosina in favore dello stock. E se passiamo invece al 4K abbiamo anche qua insomma una marginale differenza in favore del punteggio a stock, insomma in termini di fps, ma anche qui insomma il consumo è quello che conta. Su Fortnite capitolo 5 stagione 2 DirectX 12 1440p settaggi medi, 230 fps contro i 210 dello stock, quindi qui l'Undervolt su Fortnite effettivamente migliora un po' la situazione, e in 1440p settaggi medi abbiamo invece un risultato che è virtualmente identico, quindi anche qui è interessante questa cosa. E passando ora invece a God of War 1440p settaggi ultra abbiamo in pratica due frame rate identici sia per lo stock che per l'Undervolt, 83 fps contro 82. Passando al 4K con DLSS Quality e settaggi sempre ultra, 69 fps contro 72, quindi è anche un percentuale che è di poco più alto rispetto all'Undervolt, quindi in questo caso lo stock era un pochino meglio. The Finals invece Full HD settaggi alti con ray tracing abilitato e DLSS Quality, abbiamo una piccola differenza in favore dell'Undervolt, ma parliamo praticamente del margine di errore. E passando al 1440p abbiamo praticamente lo stesso identico frame rate di media e anche di 1% low, quindi davvero niente male, considerando che andiamo a consumare una sessantina di watt in meno. In 4K DLSS prestazioni, anche qui insomma abbiamo lo stock che è un pochino più alto, ma veramente parliamo di pochissimi fps. Passando a Cyberpunk 2077 in 1440p e settaggi di hardware unboxed, abbiamo che lo stock è un pochino in favore, non di pochissimo effettivamente in questo caso rispetto all'Undervolt, parliamo di un 7 fps circa. E in 4K DLSS prestazioni, sempre stessi settaggi, abbiamo anche qua un favore rispetto allo stock che è in vantaggio di un 5 fps. Su invece i risultati in ray tracing in 1440p DLSS bilanciato abbiamo 51 fps contro 53, quindi in entrambi i casi i risultati comparabili. E come ultimo gioco e nuova aggiunta della suite di benchmark Resident Evil 4 Remake 1440p priorità alla grafica come preset, abbiamo due risultati
risultati anche qui molto simili, 96 contro 98 fps, e in 4K stessi settaggi, 53 fps e 52 per lo stock, quindi anche qua risultati praticamente identici. E ora direi di passare alle considerazioni finali e poi alle conclusioni di questo video. Ed eccoci qui ragazzi, dopo aver visto il tutorial di Undervolt e i benchmark riguardanti la produttività e il gaming. Che dire, partendo dal gaming, effettivamente questa scheda ancora oggi ha un ottimo livello di prestazioni, perché parliamo di effettivamente una scheda per il 1440p senza problemi, Full HD veramente ad altissimi refresh rate, e volendo anche in 4K, adesso ci arriviamo, ovviamente con settaggi un pochino più ottimizzati. Il grande elefante nella stanza ovviamente sono gli 8 GB di VRAM, che risultano essere un po' pochini anche per il gaming in 1440p, perché abbiamo visto diversi esempi in cui questa scheda va effettivamente a quasi saturare questi 8 GB. In realtà è sempre lì sulla soglia, perché abbiamo visto poi come consistenza di frame rate non abbiamo spike verso il basso, comunque cali di frame improvvisi, e questo vuol dire che comunque la VRAM è ancora giusta, insomma, per questa esperienza di gioco. Se ovviamente passiamo al 4K, se utilizziamo 4K nativo negli ultimi titoli, ovviamente vi dico subito che gli 8 GB di VRAM non bastano, e per questo ecco ci vengono in aiuto le varie tecnologie di upscaling, che in ogni caso farebbe bene utilizzarle a queste risoluzioni così alte anche con schede che hanno più VRAM, però per questo caso specifico, andando a renderizzare l'immagine a una risoluzione più bassa, effettivamente ecco anche il consumo di VRAM è minore e delle prestazioni che poi ci ritornano indietro sono comunque ottime, e la resa visiva è spettacolare. Quindi volendo anche per il 4K mi sento di consigliarvi questa scheda se comunque siete sul budget, ecco, e non potete spendere chissà quanto. Forse l'unica pecca è il ray tracing, ed è strano dirlo perché la serie 3000 comunque è equipaggiata con ottimi RT Core di seconda generazione di Nvidia. Il problema però anche qui risulta essere la VRAM, perché se andiamo ad abilitare questa tecnologia in titoli che fanno largo uso del ray tracing, come anche Alan Wake 2 o Cyberpunk col path tracing, magari ecco col path tracing vi dico potete fare poco, a meno che non andiate a fare delle mod particolari, però per questo ecco la grande limitazione non è tanto la potenza bruta e la potenza di questi RT Core, quanto più la quantità di VRAM, che risulta essere insufficiente anche per giocare in ray tracing spinto anche in 1440p. Quindi effettivamente ecco mi sento di consigliarvela per il ray tracing magari solo per quei titoli che non ne fanno larghissimo uso, come per esempio Resident Evil 4 Remake, o per esempio anche The Finals, che in realtà comunque la utilizza abbastanza, però effettivamente è ottimizzato bene, quindi ecco anche con questa scheda volendola potete utilizzare. Però se avete in mente di prendere questa scheda per giocarvi tutti gli ultimi titoli con ray tracing a palla, path tracing o quello che è, vi dico subito tenete a freno le vostre aspettative, perché ecco questa scheda è abbastanza limitata da questi 8 GB di VRAM anche per il ray tracing. Per quanto riguarda invece gli ambiti di produttività, questo potrebbe essere un caso in cui gli 8 GB di VRAM risultino essere effettivamente molto stretti. Questo però dipende da voi, dipende dal carico di lavoro che andate a posizionare su questa scheda, perché ecco i benchmark che abbiamo visto oggi vanno sì a sfruttare la VRAM ma non così tanto da saturarla, mentre ecco magari modelli nel mondo reale potrebbero andare a mettere in seria difficoltà questa scheda, soprattutto per la quantità di VRAM richiesta. Però ecco, se il vostro carico di lavoro sapete già che non è particolarmente pesante sulla VRAM, abbiamo visto comunque delle ottime prestazioni per quanto riguarda i rendering, per il fatto che con questa scheda al suo interno ecco gli RT Core di seconda generazione delle 3000, quindi ecco abbiamo prestazioni più che adeguate, e effettivamente anche per esempio per l'intelligenza artificiale risulta essere una buona alternativa se non abbiamo troppo budget. Abbiamo visto su Stable Diffusion comunque ottime prestazioni, quindi per la generazione di immagini tramite intelligenza artificiale generativa. E per concludere, parlandovi un po' di prezzi e se effettivamente conviene questa scheda video nel 2024, io vi posso dire secondo me sì, se trovata al giusto prezzo e alle giuste condizioni, perché vi ho già detto questa scheda secondo me è ancora un buon acquisto se pagata sotto i 300 euro, cosa ancora migliore sotto i 250, per il fatto che c'è un'altra scheda intorno a questa fascia di prezzo che in realtà sta veramente vicinissima ai 200 euro, poco di più, magari su Wallapop soprattutto
non ne ho viste diverse, ed è la 3060 Ti, scheda che ancora non abbiamo mai testato qui sul canale, ma che come livello di prestazioni è veramente molto simile a questa 3070, e in quel caso ecco la possiamo pagare veramente poco più di 200 euro, quindi questa 3070 mi sento di consigliarvela se intorno ai 250 e meno di 300, insomma in questo range di prezzi. L'altra cosa a cui dovete tenere ecco la vostra attenzione al massimo è l'utilizzo, insomma il passato che ha avuto questa scheda, cosa che potete verificare magari intanto dalle foto, vedendo subito se questa scheda ha segni di usura particolari, magari il dissipatore presenta dell'ossido o comunque c'ha qualcosa di strano, e in quel caso vuol dire che non è stata tenuta molto bene e probabilmente ecco in questi anni ha minato veramente tanto. In quel caso ecco non vi consiglio di considerare l'acquisto, ma ecco di cercare modelli magari anche da gente che conoscete, amici, o comunque cercate venditori comunque relativamente affidabili e che ecco vi vendano questa scheda a un prezzo onesto e sapendo che questa scheda poi non abbia minato eccessivamente. E anche oggi siamo arrivati alle conclusioni di questo video. Io come sempre spero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e con un commento su cosa ne pensate di questa 3070, se anche per voi è ancora un valido acquisto, se magari l'avete nel vostro computer, se l'avete avuto o se invece avete intenzione di acquistarla. Ecco, i commenti sono qua sotto, quindi sbizzarritevi. Detto questo, io vi consiglio due video che se non avete visto vi invito a guardare. Il primo è quello su un'altra scheda della serie 3000, cioè la RTX 3060, scheda video che attualmente si può pagare anche sotto i 200 euro. Il secondo video invece che vi consiglio è quello sulla RTX 4070 Super, testata anche qui in ambiti di produttività e di gaming, che è la scheda diciamo che è andata a sostituire la fascia della vecchia 3070 per quanto riguarda il mercato del nuovo. Detto questo è veramente tutto, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!